Vorresti suonare un assolo blues, ma non solo, senza essere ripetitivo. E per questo credi che debba conoscere tutte le scale o le note della tastiera, giusto? Sbagliato! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani e in questo video voglio mostrarvi come sia possibile creare un assolo blues vincente senza limitarvi alla solita scala pentatonica. Vi farò vedere come sia importante non suonare un assolo come lo avete sempre fatto e vi dirò dei trucchetti per portare la vostra improvvisazione ad un livello superiore. Pentatonici! Immagino che molti di voi quando improvvisate un assolo vi limitate a suonare sempre le solite frasi, sempre i soliti lick che suonate da una vita e pertanto siete ripetitivi, poco fantasiosi, in poche parole, monotoni. La tipica situazione è questa: una volta capita la tonalità del brano, ad esempio un blues in La maggiore, vi limitate a suonare sempre la stessa scala pentatonica minore su e giù dal manico, sperando che esca qualcosa di interessante. Nello scorso video abbiamo visto quali sono i 3 errori più comuni di chi prova ad improvvisare. Se non l'hai visto, vallo a guardare perché sicuramente ti sarà utile, anche perché sono quegli errori che riscontro sempre nei miei allievi quando decidono di improvvisare. E nel video di oggi voglio farvi vedere come rimanere sempre sulla stessa scala, in questo caso la pentatonica minore, sia piuttosto banale. Potete fare molto di più. Suonare la pentatonica minore è come mangiare soltanto il bordo della pizza, vi perdete tutti i sapori. A me piace però il bordo della pizza, mi mangio pure quella di mia moglie che la lascia sempre, ma il vero gusto è quando assaggi il resto. Per cui, sebbene la maggior parte dei chitarristi abbia questo approccio, quindi mangiare soltanto il bordo della pizza, soltanto suonare la pentatonica minore, il consiglio che ti do è di andare oltre e ora ti faccio vedere. Non dico che sia sbagliato soltanto limitarsi alla scala pentatonica minore, funziona benissimo, ma c'è un trucco semplicissimo che ti aiuterà a portare la tua scala ad un livello superiore, tant'è che la gente dirà: wow, ma che scala ha utilizzato? Ora ti spiego come fare, ma sappi che in descrizione troverai il link al mio workshop gratuito sull'improvvisazione blues dove andremo ad approfondire proprio questo argomento. Stiamo suonando in un blues in tonalità di La e decidiamo quindi di utilizzare la prima scala, la più famosa di tutte, la pentatonica di La minore. Le note sono La, Do, Re, Mi, Sol. E poi si ripete La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Ok? Sono sempre 5 note. Funziona su tutto il giro, ma il gusto è un po' insipido, suona un po' tutto uguale. E infatti è una sonorità già sentita. Il nostro approccio quindi sarà molto semplice, ci limiteremo ad utilizzarla soltanto sul primo grado del giro, il primo accordo, l'accordo di La settima. La scala suona molto bene, possiamo arricchirla anche con la scala blues volendo, aggiungendo la Blue Note per chi la conosce. Ma arriviamo adesso al quarto grado, l'accordo di Re settima. Ed ecco qui che andiamo ad aggiungere un sapore un po' più speziato alla nostra pizza. Andiamo a sostituire praticamente la nota Sol della pentatonica minore con la nota posta un tasto prima, un semitono prima, il Fa diesis. E lo faremo su tutti i Sol presenti della scala, quindi anche qui da Sol andiamo a Fa diesis. Quindi la scala sarà formata dalle seguenti note: La, Do, Re, Mi, Fa diesis, La. Si ripete: Do, Re, Mi, Fa diesis, La, Do. Sentite già come suona in maniera diversa questa scala. Questo perché abbiamo inserito la nota Fa diesis, la terza maggiore dell'accordo di Re, che è una nota target, una nota importantissima da suonare. Se non conosci le note target, vatti a vedere il link in descrizione perché ne parleremo.
Ma prima di proseguire, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace e doppio mi piace e non iscrivetevi mai al canale. Sappiate però che abbiamo raggiunto 50.000 iscritti, per cui nel prossimo video vi spiegherò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. E la stessa cosa adesso andremo a farla per l'accordo di Mi settima, il quinto grado del giro blues. Andremo a sostituire la nota La con la nota Sol diesis, enfatizzando proprio la terza maggiore dell'accordo di Mi. Le note saranno quindi Sol diesis, Do, Re, Mi, Sol diesis. E poi si ripete Do, Re, Mi, Sol diesis, Do. Anche qui senti come, cambiando soltanto una nota della scala pentatonica minore, abbiamo raggiunto una sonorità diversa, molto particolare e che è perfetta per l'accordo di Mi settima. Questo approccio ti permette di bypassare il problema principale di conoscere tutte le scale o tutte le note della tastiera della chitarra per improvvisare, arrivando quindi a focalizzarti sulle note più importanti da suonare, le note target. Questo infatti è uno dei problemi principali per chi vuole muoversi sulla tastiera, non conosce però le scale, non conosce le note musicali e quindi si chiede come faccio ad improvvisare, a riconoscere l'accordo su cui sto suonando e soprattutto a tirare fuori quelle note che funzionano. E non conoscendo come risolvere questi problemi vi ritrovate poi a suonare sempre gli stessi lick, le stesse note che suonate purtroppo da una vita. Ricordatevi che l'assolo è una storia, un viaggio, un percorso dove accompagnate chi vi sta ascoltando e se riuscite a farlo con gusto, evitando di mangiare soltanto il bordo della pizza, ma offrendo dei gusti migliori, delle spezie in più durante il vostro assolo, sarete sicuramente meno banali, meno monotoni e più sciolti nell'improvvisazione. E come vedete non serve conoscere tutte le scale, basta cambiare una sola nota alla scala pentatonica minore. Ne parlerò approfonditamente nel mio workshop gratuito sull'improvvisazione blues, dove andremo a lavorare anche su molti altri aspetti come riconoscere l'accordo su cui stiamo suonando, quali scale utilizzare, le note target. Basta cliccare il link qui sopra e in descrizione. Per tutti gli iscritti al workshop sarà disponibile poi il replay, una serie di risorse utili per mettere subito in pratica le strategie di improvvisazione imparate. Vi aspetto al workshop, buona musica!